Buongiorno e benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Questo è uno schema di un prova Triac SCR che di solito non si trovano apparecchiature in giro per testarli in maniera seria. È diciamo una rielaborazione di un vecchissimo schema di nuova elettronica che ho rifatto un po' a senso, l'avevo costruito anni fa e l'ho tuttora e funziona molto bene. Questo qui è un prototipo, poi passerò al circuito stampato fatto in maniera seria da PCBWay e poi costruiremo anche la scatolina, vi farò vedere come fare in maniera che se uno lo vuole replicare lo può fare e lo può usare. Intanto vi spiego lo schema che è banalissimo, ma comunque almeno lo sapete, ecco. Allora, di qua entra una tensione alternata di circa 12-15 volts. Viene raddrizzata da questo diodo qui e livellata dal condensatore. E questo transistor insieme con il diodo Zener, qua ci va un potenziometro, che ora non si vede ma ci va un potenziometro per regolare la tensione in uscita, fa in maniera che la tensione di uscita vari e va sul gate del Triac. In serie al gate ci possiamo mettere un microamperometro se vogliamo, in maniera tale da poter controllare a che tensione, a che corrente innesca il Triac con l'SCR. Se tutto diciamo funziona, se è un SCR da questo lato qui, attraverso questo diodo, fa accendere questo LED qui e si accende un solo LED praticamente. Perché come tutti sappiamo ovviamente un SCR conduce in una direzione sola e sicché si accenderà un solo LED girando il potenziometro e aumentando progressivamente la tensione che va sul gate fino all'innesco. Se invece abbiamo sotto prova un Triac, praticamente la tensione passerà attraverso, la tensione positiva passerà attraverso questo diodo, la tensione negativa, la semionda negativa passerà attraverso quest'altro e se è un Triac si accenderanno tutti e due i LED, si accenderanno e questo ci dirà che invece di essere un SCR è un Triac. Queste resistenze qua, queste qui sono le resistenze per il LED. Le resistenze qua invece sono usate un attimino per dare un po' di carico al Triac o all'SCR in maniera che diciamo favorisca il punto di lavoro in maniera un po' più, non dico ottimale, ma insomma che il LED basta, non basterebbe diciamo a farlo innescare e poi si rischierebbero che si possono accendere tutte e due, funzionerebbe male. Al posto del LED si potrebbe usare una lampadina, per chi ha una lampadina da 2-3 watt a 12 volts, e allora a quel punto possiamo anche eliminare la resistenza da 56 ohm. Se uno avesse una lampadina a 12 volts e 3 watt sarebbe l'ottimale, anche perché i LED funzionano benino, ma vi accorgerete che quando vi faccio vedere la prova ripresi con la telecamera sembra che lampeggino, anche se ovviamente il nostro occhio le vede fermi. E tutto qua, poi vi farò vedere come si costruisce il circuito stampato e andiamo avanti piano piano. Ecco una prima bozza del circuito stampato del Prova Triac ed SCR che poi stamperemo per vedere se è funzionante. Ho preparato un pezzettino di basetta di rame che ora vernicerò di un colore qualsiasi, in questo caso col nero opaco, perché poi con il laser asporteremo lo strato che deve mangiare l'acido.
Scusate il rumore, ma quello che si sente è praticamente il compressore del laser, e ora dando la via al laser asporteremo la vernice che deve attaccare l'acido per fare questo prototipo del circuito stampato. Aspettate un attimo che se riesco do la via. Ecco, ora il laser parte e asporta praticamente quello che l'acido dovrebbe mangiare. Mano a mano che va avanti poi la scarnificazione, qui riaccenderò il video. Ora devo chiudere il coperchio. Il laser sta andando avanti e ovviamente siamo in negativo, perché poi le parti, quelle che sono bianche, che sono color rame, sarà dove l'acido dovrà attaccare. Adesso il circuito stampato è stato immerso nell'acido, lo facciamo galleggiare perché così le particelle di rame vanno sul fondo. L'acido è stato scaldato un pochino perché lavora meglio e poi vedremo quando sarà pronto. Ecco, ora che il circuito stampato è pronto lo dobbiamo forare. Ecco qua, il circuito stampato è stato forato e ora non resta che metterci i componenti e testarlo. Ecco qua, ho montato un po' di componenti, diversi sono di recupero perché tanto questo è un prototipo, poi i componenti completamente nuovi li monteremo sul definitivo. E ora passo alla saldatura, spero di non impallarvi con la telecamera quando saldo. Mettiamoci gli occhiali, perché i vecchi ci vogliono che abbiano gli occhiali. Facciamo delle saldature belle abbondanti in maniera che non ci sia problemi poi di falsi contatti e compagnia cantante. Anche perché, come ripeto, alcuni componenti sono un pochino vecchi e sicché sono un po' ossidati. Ecco qua. Piano piano salderemo tutto il circuito. Eventualmente dopo nel montaggio lo velocizzo un po' per non annoiarvi ulteriormente. Questo dopo, se tutto funziona correttamente, diventerà un ottimo prova TRIAC e prova SCR che non ha nulla a che vedere con i giocattolini che vendono sui famosi mercati, quelli che misurano tutto. È vero, misurano tutto, ma per esempio gli SCR, specialmente i TRIAC, quelli di potenza, spesso non riescono a misurarli. Quelli di debole potenza sì, ma quelli di potenza no. Con questo potete, se volete replicare il circuito, potete misurare qualsiasi tipo di SCR e di TRIAC, anche di potenza. Allora, tagliamo tutti
terminalini in eccesso, poi ci monto il potenziometro e i cavi che vanno al trasformatore e proviamo a testare dopo un paio di componenti. Se tutto funziona, siamo stati bravi e poi con il circuito, quello nuovo, si passerà a fare la scatolina, a fare una cosa un pochino più bellina, compreso uno strumentino, e se volete potete anche poi replicarla voi e farlo anche voi. Non è detto che mi avanzi qualche circuito stampato, che se qualcuno lo vuole glielo posso scegliere volentieri. Ecco fatto, ora finisco il lavoro. Ora possiamo saldare i fili del potenziometro e dei cavetti di collegamento e di alimentazione e poi passiamo alla prova. Nel circuito stampato poi nuovo ci saranno le morsettiere per collegare questa roba qui, che ora è collegata direttamente al circuito stampato. Il potenziometro è saldato e ora si può fare una prova. Metto i coccodrilli e si fa la prova. Allora, il circuitino per funzionare ha bisogno di una corrente alternata che io ho preso da questo. Ho preso da questo trasformatore. Poi sempre nel circuitino ci sono 3 cavi praticamente, dove uno va il gate, catodo e anodo dell'SCR o del TRIAC. Lo strumento può essere equipaggiato di un microamperometro. Io in questo momento, perché è più intuitivo, ho usato questo vecchio tester, non che mi manchino altri tipi di apparecchi digitali, però così è più intuitivo. Se voi poi avreste intenzione di replicarlo, potrete usare un milliamperometro digitale di un tester digitale che avete, o un tester normale, diciamo, che avete, che non cambia niente. Questo qui verrà usato perché la lancetta a vedere, diciamo, è più intuitiva, si capisce secondo me un attimino meglio che di un tester digitale. Poi ognuno fa come vuole. Allora, spero che si veda abbastanza bene, perché come ho già detto non è che sia molto pratico nel fare filmati. Il microamperometro è installato praticamente in serial gate, in maniera che si può vedere con che corrente si eccita l'SCR o il TRIAC, e in quella maniera si può anche cercare fra diversi SCR quello che magari è più sensibile o più duro, diciamo, all'eccitarsi, come ci può far comodo. Colleghiamo, questo è un SCR, li colleghiamo ai terminali che sono catodo, gate è l'ultimo, e vediamo se faccio danni, e anodo. Ora lo lasciamo qua, spero che si veda, e giriamo il potenziometro.
certo punto si dovrebbe vedere accendere la luce in corrispondenza di una certa corrente di gate. L'abbiamo messo su una scala di 50 mA fondo scala, questo SCR si accende a circa 10 mA fondo scala. Se vogliamo possiamo cercarne uno che sia più sensibile, in maniera che si accenda prima. Una cosa, se l'SCR o il TRIAC fossero in corto, si accenderebbero subito tutte e due i LED e direbbe che è in cortocircuito, pertanto no, è inutile testarlo. Proviamo un altro SCR, vediamo se è un pochino più sensibile. Rimettiamo i terminali, stando attenti a non fare dei cortocircuiti, non che succeda niente, però ecco qua, lo lasciamo un attimino lì, partiamo, questo mi sembra che sia più sensibile, siamo 5 mA fondo scala, vediamo un attimino se riesce a accendersi. Ecco qua, abbiamo appurato che questo, oltre che a funzionare, questo SCR è molto più sensibile di quell'altro, che questo qua si accende con 2 mA, quell'altro, se non mi ricordo male, si accendeva con 10 mA, sicché è più sensibile. Sicché se uno ha bisogno di fare un circuito dove la sensibilità è importante, ne potrà scegliere uno che si innesca prima che di un altro. Abbiamo anche questo piccolissimo SCR con i terminali tagliati, sicché vediamo se riesco a inquadrarlo. Questa dovrebbe essere molto sensibile, sempre che io riesca a tenerci i terminali al posto giusto. Proviamo. Magari li tengo fermi con la mano, se non mi lego con i fili. Sempre più difficile come al circo. Allora, vediamo un po'. Questo qua si accende immediatamente. Praticamente noi ora siamo su 50 mA fondo scala e lui si accende, vediamo, con nemmeno 20 mA fondo scala, poi cala ovviamente la corrente, perché dopo che si è innescato cala leggermente. 15 mA fondo scala, si innesca, sono andato oltre, e sicché è sensibilissimo. Ora lo stacchiamo, ne proviamo alcuni che sono molto più duri. Allora, questo è un SCR di potenza da 32 A. Questo occorrerà un po' di corrente per innescarlo, sicché portiamo subito la scala intorno almeno a 50 mA. Forse non basteranno nemmeno. Ecco qua. Si è acceso con circa 20 mA. Dopo vi faccio vedere la prova
che se noi prendiamo uno di quegli apparecchietti cinesi, questi qui non li riconoscono nemmeno. Allora passiamo invece che gli a proposito di SCR di potenza, potete provare anche, questo è un po' ossidato, potete provare anche questi di SCR, cioè quelli proprio belli grossi. Io spero che continui a vedersi bene perché non vedo quello che faccio, essendo ovviamente davanti allo schermo. Questo qua si innesca e eccolo qua, si innesca con circa 40 mA più o meno, 45 mA. Però siamo riusciti a testare anche un SCR così grande. Ora proviamo i Triac. Proviamo un classico Triac sui 10 A. Questo dovrebbe essere 10 A. Mettiamo la corrente un pochino, la scala un pochino più bassa e vediamo se si innesca. Allora, un pochino più duro perché i Triac sono un po' più duri per l'innesco, alcuni abbastanza più duri per l'innesco. Ora siamo su 50 mA fondo scala e come vedete praticamente si accende subito prima il LED verde, che è la parte, diciamo, è come se fosse un doppio SCR il Triac, e subito dopo, con un pochino più di corrente, scatta anche l'altro LED e dice che questo è un Triac e non un SCR. Ora ne proviamo un altro, vediamo se ne troviamo uno un pochino più sensibile. Allora, vediamo uno di questi due qui se è più sensibile. Rispettiamo sempre i terminali. Ecco qua. E ora lo proviamo. Alzo piano piano. Questo qua si è innescato molto prima praticamente. Come vedete si innesca subito qua a inizio scala e poi si accende anche l'altro LED, sempre a segnalarci che è un Triac e non un SCR. Ho calato la scala e non so se... eccolo, ecco fatto, si è innescato lo stesso. Prima il primo, diciamo, SCR e poi il secondo SCR di cui sono composti. Con un Triac, ovviamente, anche se con un SCR normale, ovviamente anche se continuiamo a girare il potenziometro, la seconda spia non si accende o si accenderebbe, diciamo, in malo modo, perché alla fine il componente sotto esame farebbe una finaccia perché gli diamo troppa corrente, si accende perché si brucia praticamente. Ecco, questo è un Triac di potenza, anche questo qui sui 32 A, e anche questo si può testare.
proviamo a lasciarlo a 50 mA, forse saranno pochi. Partito il primo e il secondo, anche questo qui, e così vediamo che anche questo non può essere un SCR ma è un TRIAC. Ora vi faccio vedere che, ammesso che questi strumentini non mi facciano bugiardi, di solito gli SCR scusate, di solito i TRIAC non li vanno a misurare. Vediamo un po', accendiamoli, magari mi fa anche bugiardo, non si sa mai, proviamo. Ecco, secondo lui è una resistenza. Ora questo è grande, ma probabilmente anche un TRIAC di quelli piccolini, come questo. Sicché attualmente è difficile trovare degli strumenti che sono affidabili per la misura dei TRIAC e delle SCR. Allora aspettiamo che si spenga e poi si fa ripartire. Ecco, questo l'ha riconosciuto, però non tutti vengono, diciamo, riconosciuti. Infatti se ne proviamo un altro, sempre qui che ho nella scatolina, sempre un TRIAC, sempre, scusate, sì, sempre un TRIAC, ho detto bene, mi sto impappinando come un si sa di che. Vediamo se questo lo riconosce. Questo non l'ha riconosciuto nonostante sia nella stessa scatolina di quelli da 10 A. Ecco fatto. Io spero che questo esperimento, diciamo, che abbiamo fatto non è farina del mio sacco, perché ne avevo fatto anche uno molti anni fa. Sono andato a mente comunque a un vecchio schema di Nuova Elettronica, ma è molto funzionale. Io ci ho provato tutto, anche TRIAC ancora più grossi. Questo ora funziona, io finirò il circuito stampato e lo manderò a fare dai nostri amici cinesi, ne farò qualcuno, che sarà molto ovviamente più bello di questo qui, che è abborracciato proprio perché è un esperimento per provare, però visto che funziona ne faccio uno più bellino. Quando arriva lo rimonteremo insieme o lo preparerò già montato, guarda un attimino, e faremo una scatolina col suo milliamperometro per fare, diciamo, se uno si vuol fare un piccolo strumento da laboratorio che sarà utile. Vi saluto per ora e mi raccomando, mettete mi piace sul canale e se volete iscrivervi mi farà piacere sicuramente. Ciao a tutti!